Spesso si sente parlare di cane reattivo al guinzaglio, reattività nei confronti di altri cani, persone, e si pensa che il problema lo si debba risolvere al guinzaglio. Molte persone nel settore della cinofilia vi dicono che i problemi di questo genere vengono risolti tramite delle correzioni applicate col guinzaglio, strattoni, colpetti o robe del genere. In realtà non stanno realmente risolvendo il problema. Coercizzando il cane, questo viene portato a non sperimentare più comportamenti, quindi si inibisce, capisce che è meglio non fare niente per non sbagliare, temendo una eventuale punizione. Ma noi vogliamo che i nostri cani siano vitali, siano felici, siano spensierati e non presentino disturbi allo stesso tempo. In questo video vedremo come risolvere correttamente problemi di questo genere: abbaiare agli altri cani, una condotta al guinzaglio indisciplinata, mordere il guinzaglio stesso, senza l'utilizzo di metodi coercitivi. Il frenulo morto di Gian Gianni, Gian Giacomo Sebastiano Sbrognolo, sul rotolo di Sbrodolo Scroto. La prima cosa da sapere è che la reattività al guinzaglio, come viene chiamata, non si risolve con un lavoro al guinzaglio. O meglio, parte del lavoro riguarderà lo stare in strada, fare condotta al guinzaglio, socializzare il cane nelle varie situazioni col guinzaglio, ma le cause vanno ricercate altrove. Le cause vanno ricercate nella psiche del cane. Noi lavoriamo sulla psicologia, non sull'inibizione del comportamento. Le persone che vi dicono di risolvere i disturbi comportamentali con le cosiddette correzioni, se il cane non viene al richiamo, sguinzagliata. Se il cane è aggressivo con l'altro cane, sguinzagliate. Insomma, praticamente sembra la bacchetta magica questa correzione, in grado di risolvere qualunque problema ti si presenti davanti. In realtà non stanno realmente risolvendo il problema, lo stanno mettendo in pausa. In altre parole, coercizzando il cane, questo viene portato a non sperimentare più comportamenti, quindi si inibisce, capisce che è meglio non fare niente per non sbagliare, temendo una eventuale punizione. Ma questo cane, quando rimarrà da solo, senza la minaccia della mia presenza, come si comporterà con gli altri cani? Righerà dritto oppure farà il matto come faceva prima? Io ho i miei dubbi che questi cani guariscano, semmai sviluppano altri problemi collaterali dovuti appunto a maltrattamenti. Ora voglio che voi pensiate un cane in una condizione di stress o di timore, che associazioni possa fare al ricevere delle coercizioni, quindi degli stimoli avversativi, qualcosa di spiacevole che viene associato alla situazione. Ciò non di meno, le coercizioni generano stress al cane. Adesso ricordati queste parole: rapporto, leadership, socialità, esercizio. Ripeti: rapporto, leadership, socialità, esercizio. Queste sono le cose su cui si lavora per recuperare cani con disturbi del comportamento. In altre parole, quando il tuo cane al guinzaglio manifesta quelle reazioni nei confronti di altri cani, persone o quello che è, sta esprimendo un sintomo. Noi non possiamo lavorare sul sintomo, il sintomo è un dato. Mi dice che il cane sta provando un disagio, un qualcosa che lo porta a comportarsi in quel modo. Io non posso sgridarlo per questo suo comportamento, io devo prendere nota e lavorare sulle cause. Le cause sono da ricercare nel rapporto col proprietario. Per creare il giusto legame, il giusto rapporto col nostro cane ci sono tante cose da tenere in considerazione. Basti pensare al tempo passato insieme, a fare passeggiate, a giocare, prenderci il tempo che ci vuole e avere pazienza nello spiegargli le cose con le associazioni, invece di spazientirci e usare la prepotenza, cose che appunto rovinano il rapporto. L'assenza generalmente della leadership del proprietario. La leadership non è una parola brutta e non c'entra col discorso del capobranco, il dominante, eccetera. Leadership significa dare fiducia al nostro cane, porsi come un maestro, una guida giusta, equilibrata e che non lo coercizza. Non c'è niente di punitivo nella parola
Leadership significa essere una guida. Quando tu hai il guinzaglio del cane in mano, sei una guida. Se lui ti morde il guinzaglio, sta rifiutando il fatto che tu lo stai bloccando, stai decidendo dove andare. Il cane lo può mordere sia come gioco, certo, perché il cane, soprattutto da cucciolo, sperimenta tutti i comportamenti, però è comunque un rifiuto della leadership. Socialità. Se il vostro cane non vive in mezzo ai cani, non sta abbastanza con gli altri cani, quando ne vede uno lo vedrà come una minaccia. Invasione del territorio, leadership, rapporto col proprietario, fiducia, mi comporto bene. E sono già 3 cose. Esercizio. Spesso i cani sono frustrati perché non vengono portati fuori a fare esercizi, a fare attività sufficientemente. Questa energia repressa monta come una pentola a pressione e poi sfocia in questi comportamenti di frustrazione. Rapporto, leadership, socialità, esercizio. Sono le cose su cui noi lavoreremo per far guarire il cane. Perché il tuo cane non è reattivo con gli altri cani al guinzaglio. Ma va là. Il tuo cane esprime un sintomo di aggressività, Ma dai. quindi magari un disagio in quella situazione. Wow, molto interessante. Ora sgancia, dai. Mostrino. È molto facile che lo esprima al guinzaglio perché quando il cane è al guinzaglio non ha vie di fuga. In più sente la magari responsabilità di portarci a spasso, quindi si agita, va in tensione, c'è di mezzo territorialità, competizione con gli altri cani, brutti sguardi, insomma succedono delle cose che poi portano il cane che magari libero si comporta decentemente, ma al guinzaglio purtroppo diventa reattivo. I can tell you that this is not a method of dog training that we actually condone at Toronto Humane Society. We do use a positive reinforcement approach that is humane. Qual è la differenza tra avere polso e coercizzare il cane? Avere polso significa che se ho un cane che mi morde il guinzaglio, salta addosso, tira per aggredire gli altri cani, tira perché vuole conoscere gli altri cani, rischio di volare per terra, gli dovrò insegnare a comportarsi in maniera adeguata al guinzaglio, quindi perché oggi parliamo di questo, e quindi dovrò contrastare il suo tirare, perché la condotta al guinzaglio è un discorso di cambi di direzione, guardate i miei video che lo spiego bene, e di bloccare la tensione quando il cane la genera. Se io ho un cane che parte ed è aggressivo, io dovrò evitare di cadere, quindi di cedere, e sarà anche un po' una lotta, ragazzi. La ribellione del cane non va gestita con conflitto, ma ricordatevi che questa lotta non è generata da noi. Quando fanno così, no? Non devi tirare e mollare come se fosse un gioco. La cosa che io faccio è questa qua. Tengo solo il guinzaglio verticale, perché tenendolo verticale lei non riesce più a prenderlo. A un certo punto smette, guarda. Sto fermo, non sto a lottare, a cercare di strappare. E così è difficile da prendere. Poi glielo rilascio, vedi? Molta tranquillità. Senza dire niente. Senza dire niente. Se adesso provo, se inizio a tirarla così, lei mi morde perché è un rifiuto della leadership, è un rifiuto del mio volerla comandare. Vero, cemento? Questo non è stronzo, vero? È bloccato. C'hai sempre 2 dita più o meno. Allo stesso tempo, per risolvere effettivamente questo problema, dovrò lavorare sulle cause effettive, quindi lavorare sul morso e utilizzare magari un gioco da darle come alternativa e fare delle sessioni mirate alla risoluzione di questo comportamento, stando attenti a non innescare il meccanismo che il cane ammorde il guinzaglio per attirare la vostra attenzione, che poi tirate fuori il wurstelino, la treccia e poi si gioca. State sempre attenti al ragionamento del cane. Il tuo cane non è reattivo al guinzaglio, il tuo cane è aggressivo e quindi tu dovrai lavorare sulle cause per risolvere il problema, e non lo puoi risolvere al guinzaglio. Il problema viene espresso in quella situazione, in quel contesto, quando il tuo cane è al guinzaglio, e spesso il guinzaglio è in tensione e il tuo cane ti sta trascinando in giro, quindi sta conducendo lui la passeggiata. E adesso poi parleremo della passeggiata, della conduzione, di come gestire un cane che a guinzaglio manifesta questa reattività, o addirittura evitare che la sviluppi gestendolo correttamente fin dal principio. Come vedete abbiamo allargato la circonferenza minima del guinzaglio, perché il guinzaglio stretto crea una costrizione e le costrizioni noi le vogliamo evitare. E si dimentica. Sì, tu le lasci in questo range e lei si deve muovere in questo range.
non la devi strattonare, non devi cedere ai suoi strattoni, quindi un conto è strattonarla te, un conto è evitare che lei ti strattoni, quindi a un certo punto deve essere lei che cede, Ok. non tu che cedi a lei. Altro discorso, pettorina o collare. Se ho un cane che rischia di staccare le mani delle persone che mi passano vicine e non ha mai morso nessuno, io devo evitare che questo succeda. Se lo porto in giro con una pettorina, rischio che questo cane ottenga di mordere e scacciare via le persone e convincersi che questo comportamento sia funzionale. Quindi poi cosa succede? Che mi prenderò le segnalazioni e questo cane dovrà andare in giro con la museruola. Per evitare questo, noi possiamo usare il collare. Il collare maledetto, oddio, strozza, oddio. No, il collare non strozza, va utilizzato coscientemente. Il guinzaglio a strozzo mai, lo dico sempre. Qual è la differenza quindi tra coercizione e gestione corretta al guinzaglio? La gestione corretta è tiro alla fune. Il mio cane mi tira, lo contrasto e non devo cedere o cadere. Quindi dovrò anche avere un po' di polso per tenerlo in certe situazioni. Cosa diversa è portare il cane nella situazione e tirargli strattoni, tirargli pedate, imbruttirlo, schiacciarlo e sottometterlo. Quello non va fatto mai, quindi le correzioni non vanno fatte mai, ma allo stesso tempo il cane lotterà per i suoi diritti e quindi voi dovrete non soccombere finché il cane non demorderà. Se tu lasci il guinzaglio così, tu non esisti. E il tuo cane poi da un lato è più rilassato, no? Perché ha il guinzaglio più lungo, però quando è così la cosa, tu sei tanto lontano dal tuo cane. Sì. Vedi? Quindi quando è agitatissimo lo accorci così E te la porti. e te la tieni qua vicino così sente la tua presenza. Vedi? Tuc, e si tranquillizzano. Vedi che il guinzaglio messo così non la strozza, le dà più tranquillità. Tipo adesso lei sta puntando e quindi la tengo vicina. Vedi che scodinzola perché si agita. Io le riprendo e inizia, ha fatto lei il pigolio? Sì. Esatto. Perché c'è un cane, vedi che io stando qua vicino. Ah, perfetto, pure un border, che bello. Io la tengo qua, vedi? Vicina. Se le do tanto guinzaglio, guarda cosa succede, vedi, la capisci la differenza? Sì, 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 no, chiaro. Quindi se le lascio troppo, vedi che va in tensione, lei poi non c'è più. Invece facendo così... Esatto, appena il guinzaglio si accorcia, Sì, sempre. vedi, lei tira e si blocca, tira e si blocca, però vedi, devo tenerlo morbido ma vicina. È molto importante capire appunto come gestire il guinzaglio per evitare di essere un pericolo e comunque anche perché parte del lavoro è stare in strada col cane al guinzaglio, ma non è, ti ripeto, l'unica soluzione al problema. Se lei ha tutta questo guinzaglio da un lato la tranquillizza, no? Dicevamo, perché non ha tensione, però allo stesso tempo non sente la mia presenza e quindi dopo un po' iniziano a girare. Fai conto che io sia lei e io sono lei. Iniziano a fare così, iniziano ad agitarsi, a pirlare in giro, no? Ok. Adesso invece la sto tenendo così. Tenendola così io cerco sempre di eliminare la tensione, ma se lei inizia ad agitarsi avendo meno raggio di azione si gasa di meno. Lì c'è un cane che sta passando, inquadra lì, guarda là, devi inquadrarlo, esatto, perché lei si è mossa, guarda, hai visto? È diventato tenso. Se io avessi ottenuto il guinzaglio così, lei probabilmente sarebbe andata e va una volta, va due volte, va tre volte e poi inizia ad abbaiare a tutti i cani che passano. Chiaro. Però non va strattonato. Diffidate dalle persone che vi dicono correzione perché ha guardato male l'altro cane, correzione perché non si è seduto e schiaccialo giù e fai di qui. No, questi sono metodi invasivi che non risolvono il problema ma lo bloccano, lo paralizzano, inibiscono il cane. Il cane non è portato a fare cose, a prendere iniziative perché comunque è stato traumatizzato. Ma noi vogliamo che i nostri cani siano vitali, siano felici, siano spensierati e non presentino disturbi allo stesso tempo. Ma non è che se il tuo cane ha un disturbo allora lo devi maltrattare.